Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2023. Vediamo un po' che carta vi danno, amici dello Scorpione. Uh, abbiamo la carta della morte, amici dello Scorpione, la vostra carta tra l'altro. Quando c'è la carta della morte è perché si prospetta un periodo di trasformazione, un periodo di cambiamento. Per qualcuno si tratta di lasciare indietro magari vecchie abitudini, vecchi modi di pensare. Potrebbe anche essere eventualmente una relazione o un'amicizia o semplicemente dei pensieri, quindi magari un attaccamento a qualche cosa. Adesso lo andiamo a vedere meglio con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E se non sapete come unire questi tre oroscopi, trovate una guida sotto nella descrizione. C'è proprio il link ad un video. Nel caso poi voleste contattarmi, sempre nella descrizione trovate l'indirizzo mail e trovate anche il link al video del corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio e per cui ci sono ancora pochi posti disponibili, considerato che è a numero chiuso, e troverete anche un video che spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, iniziamo con un 8 di coppe, la carta del diavolo al contrario, poi abbiamo un 8 di bastoni, un 2 di spade, un 9 di pentacoli, un 4 di bastoni e un cavaliere di coppe. Allora, l'8 di coppe ragazzi è una carta che parla di un allontanamento, di una ricerca che probabilmente state facendo o avete fatto. Il fatto che ci sia anche il diavolo al contrario, qui ho come la sensazione che qualcuno stia tentando di rigenerarsi, di staccarsi, di prendere spazio da qualche tipo di condizionamento che appunto il diavolo evidenzia. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Quando c'è un diavolo di mezzo, allora può essere qualche condizionamento mentale, appunto, qualche dipendenza fisica o emotiva, e anche qui abbiamo la carta della morte che vi dice in un certo senso di lasciare andare certi atteggiamenti, o può anche essere una fase dove semplicemente c'è una, come vi posso dire, un restyling del proprio ego, perché quando c'è il diavolo parla principalmente dell'ego. Allora, poi abbiamo un 8 di bastoni. L'8 di bastoni è una carta di grande energia, una carta di comunicazione ed è anche un acceleratore delle carte che ci sono vicine. Quindi ho l'impressione che qualche tipo di notizia o darete o vi verrà data. Adesso dipende poi dalla situazione di ognuno di voi. Il 2 di spade mi dice che c'è un bivio, una sorta di dubbio, qualche questione o dove non riuscite a vedere chiaro, probabilmente è per quello che avete bisogno di questo 8 di coppe, che avete bisogno di questo tempo per voi. E quando c'è comunque il 2 di spade si parla sempre di appunto un'indecisione perché non si vedono le cose chiaramente. Tenete presente che la figura qui è bendata. Quando c'è qualche figura bendata è perché è un po' come dire che si deve guardare dentro. Abbiamo poi un 9 di pentacoli, un 4 di bastoni e un cavaliere di coppe. Ragazzi, direi che si finisce molto bene. Andiamo poi a vederlo dopo con i mini tarocchi direttamente. Adesso iniziamo con l'8 di coppe. Abbiamo un 6 di spade, la carta della giustizia al contrario e un imperatore al contrario.
Allora, qui ho la sensazione che quello da cui vi dobbiate allontanare siano proprio delle idee, perché c'è un 6 di spade. Potrebbero anche essere dei problemi o delle questioni legate alla famiglia, che siano idee o che siano problemi, comunque è legato alla famiglia di origine. A quanto pare, essendoci la giustizia al contrario e l'imperatore al contrario, è come se ci fosse stata qualche tipo di ingiustizia che vi ha destabilizzato. Andiamo a vedere il diavolo. 4 di coppe e 5 di pentacoli. Ho come la sensazione che qualcuno qui non si renda conto di avere questa sorta di dipendenza, questa sorta di mentalità in carenza, perché quando c'è il 5 di denari si parla sempre di una persona che tende un pochettino a fare la vittima, perché ha subito comunque delle perdite, che siano perdite economiche, che siano perdite fisiche, c'è comunque una sorta di non indipendenza e infatti lo vediamo anche qui con il re, scusate, con l'imperatore. È come se non si vedesse qualche cosa, però sì che lo sentite. Ma giustamente anche qui avete il 2 di spade, eh? È come se ci fosse qualche cosa all'esterno di voi, qualche tipo di possibilità che magari potrebbe farvi uscire da questa situazione, ma che in questo momento non siete ancora in grado di vedere. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Wow, 9 di pentacoli e cavaliere di bastoni al contrario. Allora, devo dire che ehm, molte persone probabilmente aspettano con questo 8 di bastoni e il cavaliere di bastoni al contrario, ho come l'idea che qualcuno aspetti una comunicazione. Sapete che prima vi ho detto che potreste essere voi o potrebbe essere qualcun altro? In questo caso sento che potrebbe essere qualcun altro, specificandolo con i mini tarocchi. È come se avessi bisogno di un riconoscimento, come se avessi bisogno di un movimento da parte dell'altra persona. E allora, il cavaliere di bastoni può essere il vostro partner o la vostra partner, o vi dirò che essendoci comunque anche l'imperatore, per qualcuno potrebbe essere una situazione proprio a livello familiare, magari dove l'imperatore rappresenta un padre. Andiamo a vedere il 2 di spade. Sette di bastoni e 6 di bastoni. Qui c'è qualche cosa che voi non volete vedere, e lo rivediamo anche qui con il 4 di coppe, che in realtà sarebbe proprio quella cosa lì che vi porterebbe al successo. È come se, sapete, ci sono delle cose verso le quali noi siamo reticenti, ipotesi. C'è qualcuno che per esempio è reticente nei confronti delle meditazioni, ovvero fa fatica a entrare nelle meditazioni, a stare lì seduto o fermo a fare le meditazioni. E normalmente quando c'è un qualche tipo di reticenza in qualche cosa è perché è proprio quella cosa lì quello di cui noi abbiamo bisogno. Però chiaramente, siccome all'ego non piace fare cambiamenti, ci si difende un pochettino da quello che in realtà dovrebbe essere il riconoscimento. Quindi in un certo senso è come se per rimanere in questa situazione non vedete quello che state respingendo, mi viene da dire. Perché con il 7 di bastoni c'è qualche cosa da cui vi state difendendo. Andiamo avanti, vediamo il 9 di e che ho come la sensazione, scusate, torno indietro, e che ho come la sensazione che qui, letteralmente, il 7 di bastoni sia una spada e il 6 di bastoni sia un'altra spada. Cioè da un lato vi difendete, dall'altro volete il riconoscimento. Però dall'altro c'è un po' questa ambivalenza, diciamo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Ok. Wow! 4 di bastoni nuovamente. Poi abbiamo un cavaliere di pentacoli e un fante di... Wow, ragazzi. La seconda parte di maggio devo dire che promette bene. Allora, il 9 di pentacoli è una carta di indipendenza, che è esattamente il contrario di questo 5 di pentacoli al contrario. Ed è anche una carta di amor proprio. Ragazzi, se siete in una relazione qui, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe proporvi di andare a convivere o di fare il passo successivo nella relazione. E probabilmente è per quello che c'è la morte, perché c'è un cambio di situazione.
Comunque il quadro di bastoni, che avete ben 2 volte, è una carta di stabilità, è una carta di unione, è una carta di anche matrimonio molte volte. E qui vediamo questo cavaliere di pentacoli che va avanti passo dopo passo. È vero che vi fa un'offerta, ma è come se all'inizio questa offerta fosse, diciamo, abbozzata, essendo un fante di coppe. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo la torre al contrario e la stella al contrario. Datemi un'altra carta per la torre. Sì. Allora, probabilmente qui qualcuno deve cambiare le proprie abitudini per riuscire a fare questo passo, perché quando c'è la carta del... Qua abbiamo l'ego e qui è la caduta dell'ego. Però ho come la sensazione che non sia esattamente il tipo di proposta che voi volete. Perché? Perché abbiamo comunque anche questo mago al contrario e questo 10 di bastoni. Come se non fosse esattamente quello che voi volevate manifestare. Però essendoci questo 10 di bastoni, ragazzi, qui c'è la necessità di lasciarsi indietro certi pesi e certe responsabilità. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 3 di bastoni e regina di spade al contrario. Allora ragazzi, con questo cavaliere di coppe si finisce, diciamo, in bellezza. Abbiamo questo 3 di bastoni che parla comunque di un viaggio, di uno spostamento, ma occhio a non farvi prendere troppo dalle emozioni, dall'emotività. Ho come la sensazione con questo gruppo di carte che non abbiate un obiettivo ben definito, ma che semplicemente vi facciate trasportare dagli eventi. Che in un certo senso avete paura di fare questo cambiamento, quindi mi sono impaperata. Diciamo da un lato vi difendete, ma dall'altro lo vorreste, quindi è un po' una sorta di situazione di bivio, ma con la carta della morte c'è la necessità di lasciarsi qualche cosa indietro, probabilmente è qualche tipo di desiderio egoico che avete nutrito fino ad adesso. Ridimensionando un pochettino questo desiderio, io sento che si va verso l'espansione. Ecco, fate attenzione perché per qualcuno, avendo 1, 2 e 3, fatemi vedere se ce n'è qualcun altro, e 4, sì, avendo queste 4 carte qui, ci potrebbe essere una sorta di, come vi posso dire, di ipercontrollo su una situazione. Probabilmente quando vi dico che qui non è esattamente quello che vorreste voi, è perché vi siete, diciamo, prefissati un obiettivo, ma il fatto che si debbano magari smussare degli angoli per raggiungere l'obiettivo non è sempre negativo, anche se non è esattamente come l'avevate pensata voi, questa situazione o questa relazione, comunque c'è un'espansione, si va verso quello che è la stabilità, ok? Nel caso fosse una situazione familiare, perché qui vi ho detto che c'era l'imperatore all'inizio, ho come la sensazione qui, ragazzi, che dobbiate prendere un po' voi la vostra strada, senza dare troppo retta a quello che vi dicono gli altri. E se anche vi sembra che i risultati non arrivino o non siano quelli che voi vi aspettate, comunque sono risultati che sono destinati ad andare verso l'espansione con questo 3 di bastoni, eh? Per qualcuno si potrebbe anche parlare di un viaggetto nella prima parte di maggio, perché abbiamo 3 carte che parlano di viaggio, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Ah, bellissimo! Questa carta è una carta numero 29 e parla di fare il lavoro delle zone d'ombra, che è un po' esattamente quello che vi dicevo qui e quello che bisogna fare qui con questo 2 di spade. Il lavoro delle zone d'ombra vuol dire semplicemente guardarsi dentro, eccolo qua il 2 di spade, guardarsi dentro e cercare di capire quali sono le nostre zone d'ombra e perché si sono create.
Quindi, se per esempio, vi faccio un esempio, io ho paura di guidare, devo capire perché si è creata questa paura, da dove è nata e semplicemente, diciamo, smontare questa paura, perché la paura è una concezione astratta che tra l'altro crea l'ego, perché la paura cosa fa? Contrae, non vi fa muovere, non fa cambiare ed è proprio quello che vuole l'ego. All'ego non piace cambiare, piacciono le cose stabili, sicure, diciamo così. E invece qui vi invita proprio a tirare fuori quelle che sono le vostre zone d'ombra, quello che sono le vostre maschere, cioè se vi è capitato durante la vita per diverse ragioni di adottare certi tipi di atteggiamenti, qui vi dice chiedetevi il perché. Chiedetevi il perché sentite l'esigenza di comportarvi in un certo modo o di difendervi da certe cose, ok? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un like, con un'iscrizione, con una condivisione. Da oggi potete anche abbonarvi. Ci sono 2 fasce di abbonamento possibili. La prima fascia diciamo che è un po' più economica ed è semplicemente per sostenere il canale. Con la seconda fascia degli abbonamenti c'è la possibilità di accedere ai video esclusivi per la crescita personale. Io di fatto voglio ringraziare tutte le persone che si sono già abbonate e tutte le persone che sostengono il canale con le condivisioni, con i commenti. Veramente grazie a tutti quanti perché per me è un aiuto importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!